Forse nell'episodio scorso abbiamo un po' fatti pistola. Vero? Abbiamo un po' esagerato. Cioè, comunque nel barbecue bisogna essere seri. Forse fare più delle ricette tradizionali. Infatti oggi facciamo il birken chicken, che comunque nel barbecue è una ricetta proprio tradizionale. Sì, Cioè, classica, facile però. Oggi Sì. seri. E perché faccio la lasagna allora? And barbecue hooligan. Sì, ormai trick. Ma come viaggio, mamma come viaggi. Vabbè. Niente, dai, devo fare il serio, Moccio. Facciamo barbecue Allora, classico. vi dico che Mac è stato cazziato perché deve farlo un po' più il professorino. Il professore del barbecue. Vabbè. Me l'ha detto una persona veramente sì, di ok, cui, allora. però, quindi facciamo le lasagne al barbecue. Facciamo una lasagna, sì, però dai, ci uniamo una ricetta Facciamo che una nel ricetta barbecue. classica, facilissima, così anche a casa potete ripeterla. Se non avete il barbecue potete farla anche nel forno. Ovviamente se non Se non avete avete il barbecue, c'è il barbecue paradise. andate, spulciate, prendete le salse. Sì, perché sono stati sommersi Di richieste di dove- salse, barbecue, tutti. Noi andiamo da Barbecue Paradise. Ciao Fabio, tra l'altro. Ciao, Fabione, bacchetta ciao. fatta, grazie. Ciao. Dai, birken chicken. Niente, questo è un classico dei roulottari americani. È una ricetta che ti permetterà di fare il figo col tuo amico. È scenografica, è simpatica, ma è veramente semplice. Quindi prendiamo i nostri bei polletti. 2 polli perché si sa che le porzioni sono importanti. Perché dobbiamo farci una bella lasagna in una bella teglia della nonna. E quindi faremo una sorta di pulled pork chicken da mettere Meraviglioso, tra l'altro. strepitosi. Cominciamo col solito metodino. Mentre tu prepari la base, birken chicken perché useremo la lattina come trono, possiamo dire, per non dire che Come water. come trono per i nostri polli, che quindi cuoceranno con una lattina In DS. che però, essendo aperta una lattina di birra, contribuirà, evaporando, a insaporire il nostro pollo. Per l'occasione abbiamo scelto una North Island IPA, che è una Indian Pale Ale. In questo caso è una birra molto fruttata, ha dei sentori tropicali che per me si sposavano molto bene con il pollo. Non Questa usate la IPA. birretta scrausa Eccoci, del se no, discount. più la birra naturalmente è Esatto, saporita è e ha molto una sua particolarità, una personalità, più il nostro pollo naturalmente ne rimarrà inebriato. Allora, dopo aver insenapato bellamente i nostri polletti, è giunto il tempo solito del seasoning. Ci vogliono 2 tipi di seasoning. Uno per il pollo e uno andrebbe dentro la lattina di birra, perché tendenzialmente per sprigionare altri aromi si mette un pezzo d'aglio, uno spicchio d'aglio, del rosmarino. SPG, se volete facciamo una solita scenetta in cui io muoio. Per il pollo ci riaffidiamo al Desert Gold Seasoning che ci è Che è piaciuto un buonissimo, botto, veramente. che contiene paprika, buccia di limone diciamo disidratata e miele, quindi ha quell'acidità ma anche quella dolcezza che secondo me lo rendono veramente perfetto per il pollo. Vabbè, anche Elio. È il momento magico, diciamo, dove dove succede la magia, ora e qui. Ci tocca. Qualcuno deve farlo. Diciamo, dobbiamo far sedere il nostro pollo. Esatto, prima di tutto. Ciappa per Esperienza decennale di Mac. qua, ragazzi. Vabbè. Guarda come l'ha fatto sedere bene. Prego. Secondo. Oplala. Lo mettiamo Allora. nel nostro primo. Fantastico. Noi abbiamo messo 150-160, abbiamo bisogno un po' di accorciare il tempo. L'ideale è partire con un 110, sul finale farlo un po' salire in modo che crocchi bene. Noi dovremmo fare una sorta di pulled chicken, quindi andiamo un po' più lunghi in modo che tanto resterà comunque sempre molto morbido, molto succoso per via della lattina interna e della cottura A vapore poi, diciamo, Esatto. dall'interno che si E sprigionerà. quindi non c'è problema che si diventi, non c'è ok. pericolo, insomma. Noi naturalmente abbiamo già settato. In questo caso lo piazziamo diretti sul diffusore. Siccome nella lasagna ci andranno anche i funghi, Aspetta che gli diamo una. questi guerrieri giapponesi. Che tra l'altro questi sono considerati di solito le bistecche vegetariane o gli hamburger vegetariani. Arigato. Mettiamo la nostra sondina perché dobbiamo pullare. Ciao ciao. Buenas noches. Mi spiace, ma anche oggi ti tocca occuparti del. Ti diventerò vegano prima o poi. Abbiamo scelto dei friggitelli perché secondo me nella lasagna ci stanno. Alla grande. Fungo friggitello e li facciamo super easy. Il nostro PK. Ah, salutiamo, Mamma salutiamo il mia. nostro nuovo Ah sì, salutiamo il nostro presidente nuovo. Un bocca al lupo per tutti i lavori. Il filino d'olio. Però gli vorrei mettere una Mettiamo il doppia. giallelugia. Esatto, il giallelugia, che è un sale aromatizzato al jalapeno. Per dargli un po' di peperone su peperoncino. E
andiamo al PK. Abbiamo fatto una fiamma a temperatura non troppo alta perché non li vogliamo soltanto bruciare, ma li vogliamo un po' appassire, leggermente così, appassire. Per fare una lasagna ci vuole il sugo. E per fare il sugo Ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il burro. Faremo una salsa che è a metà tra una salsa di pomodoro, una besciamella e una salsa buffalo. Da me. Partiamo base burro. Karim Abdul-Jabbar. No! Preso! No, incredibile, ragazzi. Vabbè, ci do anche un girettino d'olio. Facciamo sciogliere il nostro burro. Secondo me l'andiamo a pimpare. La salsa dell'ultima puntata. Sembra italiana, è olandese. Esatto. Ma si chiama California Hot Sauce. Vabbè. E vorrei aggiungerci anche una spezietta, sempre per non farci mancare nulla, di dargli un po' di honey hog di Meat Church. Ha quel tocco piccante, ti ricordi? Gli dà quel chicchettino giusto. Allora vado ad aggiungere la salsa. Gli diamo dalla nostra salsa. Deve avere un minimo di acetosità, perché deve ricordare un po' una salsa buffalo, diciamo, una via di mezzo lo voglio fare. Abbiamo detto ci aggiungiamo il nostro honey hog, eccolo qua. Abbiamo fatto la nostra base della salsa, a questo punto è un po' violentina, per cui la stemperiamo con un pochino di acqua che la allunga. Questa salsa servirà per cuocere le nostre lasagne, quindi deve essere un pochino acquosa e ovviamente abbondante. Léger son fait. Léger son fait, la lasciamo sobbollire per un 10 minuti, dopodiché fischiamo. Max, stavo pensando una cosa però. Dimmi. Mi dica. La lasagnetta, no? Cioè con solo il pollo mi sembra un po' fit. Sì, io ho già preparato qualcosa. Cosa hai Stavo preparato, pensando mio a caro? una robina affumicata a meschite, con cui facciamo degli ottimi hot dog al barbecue hooligan. Beh, un po' di porco ci vuole sempre, ragazzi. La lasagna con i wuster, come lo facciamo? Ah, li facciamo su quel PK. Ah, li poi facciamo li affettiamo. Comunque, la versatilità del PK che ci sta regalando dei bei frigidelli appassiti di là. A cottura in diretta, questi qua diretto. Temperatura incredibile. Chiudiamo e... A questo punto farei entrare la teglia delle lasagne. Giusto per... un po' monoporzione quasi. Il mio piano è questo: eventualmente sughetto, pasta cheddar, wuster, pasta, sugo, pollo, pasta, mozzarella, sugo, pasta, jalapeno, fungo, pasta, parmigiano. Non mi sono perso, insomma. Prima di procedere però aspettiamo che sia pronto il nostro pollo e poi costruiamo la nostra lasagna. Nel frattempo vi ricordo che queste potrebbero essere le ultime puntate della prima stagione di Moch and the Barbecue Hooligan, che tornerà poi con una stagione estiva e forse con una sigla pazzesca. Quindi se non volete perdervi i prossimi episodi di Moch and the Barbecue Hooligan, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirci sui social, sono MochHF E Mac. Aspetta di farlo. Sono MochHF E Barbecue Hooligan. Non è ancora pronto, però sono venuti pronti i wusterini. Prendi una salsina barbecue. La Smoky Mountain proverei a sto giro. Bravo. Vogliamo spezzare un'arancia a favore di questo carbone? Stiamo utilizzando questo carbone Blue Sog e oltre ad avere un'efficienza secondo me veramente pazzesca, il sapore che lascia entra a far parte della ricetta. The award winning Choice of Champions. Noi che siamo hooligan e cazzo. Siamo arrivati a una temperatura corretta, quindi 72 gradi al cuore, nel petto, però andiamo un po' più su in modo che pulli, quindi resta proprio bello, stracotto. E nel frattempo però gli diamo un po' di croccantezza. Cinque minuti ancora, tempo che si glassi un attimo la nostra pelle e andiamo a pullare. Cominciamo a tagliare los frigitellos. Ma una volta facciamo una ricetta vegetariana? Mi sembrava un no, però sai qual è la parte bella di pullare? È che lo fai tu. Va bene. Così ti ustioni bellamente. Vieni, non faccia il timido. Ma va che bel petto juicy. Ah, proprio... È il momento di pullare, quindi prima tagliamo e adesso andiamo a disossare e spullare.
anche la pelle, perché oltre ad aver pullato il nostro pollo che è lì che... Hai visto come non sgocciolava? mamma mia! Super Stiamo affettando la pelle, che la metteremo anche lei in uno strato delle nostre fantastiche lasagne, non so dove, ma la metteremo. Io sono rimasto sconvolto dalla giussitudine del pollo. Piangeva praticamente, lacrimava. Ragazzi, è il momento di assemblare le nostre lasagne. Vai, vai, vai. Non vedevo l'ora di farlo. È la saponetta che tengo sempre in tasca per ogni evenienza. E cosa facciamo? Dai, de burro! Gli angoli sono molto importanti. A me manca un po' di burro lì. Ah, la tua parte la finisco stasera. Partirei con un mestolino di salsa, così giusto per non saper né leggere né scrivere. Distribuiamo un po'. Nel frattempo prendo le nostre belle lasagne che non hanno bisogno di essere cotte prima, ma si cuoceranno con il sugo. Io andrei di pollo. Ci aggiungerei un po' di Smoky Mountain. Del resto è un barbecue lasagna. Cioè, se no, oh là là là. Col pollo, mozzarella a cascata. E vai di secondo strato di lasagne. Ancora. Ma tu voleva più marola. Ci sarà mezza Italia che ci sta insultando. Scusa mamma, scusa nonna. Scusateci, ragazzi. Cosa mettiamo adesso? Verdurine. I nostri friggitelli bellissimi. Mamma mia, che roba stupenda. Tra l'altro, sai cosa facciamo? Li mettiamo qua, Mister. Parmigiano a cascata. Poco, mi raccomando. Strato di lasagna. Ti chiamavano Roberto Carlino della lasagna? Parola di Roberto Carlino. Bello. Allora, pollo. Un bello strato ignorante di Ti do una cheddar. mano proprio con... Guarda qua. Questo è pura ignoranza. Vuoi mettere dopo questo Ah, bravo! un po' di pellina Un po' di pelle croccantina crocchi. così che te la trovi ogni tanto? Esatto, ci sta. Vai, tra Grasso l'altro. inutile questo, Questo chiamiamolo. proprio. Sai che avete anche questi viusteroni? Ah, dai. Mi sembra che fossero lì figli di nessuno. Quindi sopra ci aggiungiamo un po' di mozzarellitudine. Ok. Mamma mia, sto strato è veramente un bello stratino di BBQ. Così. Complimenti, Moccio. Quando penso che dici no, vabbè, adesso non esagera, niente, lui proprio ti lascia lì di stucco. Parola di Roberto Carlino. Stato finale, dobbiamo raccattare tutta la nostra salsa. E poi secondo me devi andare tu di cucchiaio. Vai Totti, fagli il cucchiaio. Non ho mai visto una lasagna più bella di questa. Salutiamo l'Emilia Romagna. Ultimo strato con parmigiano. Una tempesta di Una parmigiano. crosticina di quelle. No crispy. Ed è più 2 fiocchetti Vabbè, giusto, di direi burro questo. così a mano, guarda. Triplo carpiato. E ora mettiamo la nostra teglia nel barbecue che abbiamo nel frattempo spinto a temperature siderali. Ci vorrà una mezz'oretta qua. Digli buonanotte. Ciao tesorino. Ci vediamo quando sono pronte. Oh, macho and the barbecue hooligan. Oh, macho and the barbecue hooligan. Questa come cazzo la ci vuole il patentino forse. Una forchetta, un coltello. Oh, tanto non cola neanche grasso. No, dai. Ne abbiamo messi pochi di grassi, no? Quasi zero. Ma no, ti infatti. dirò. Che buono il pollo dentro. No, mi fa impazzire la salsina perché una mezza barbecue ma no, una mezza buffalo ma no, mezza salsa di pomodoro ma no, vediamo boccone intero con tutto. Oh, macho and the barbecue hooligan. No, vabbè. Piango. Naturalmente non c'è un cazzo con le lasagne. Sto impazzendo per i funghi che proprio sono perfetti. Pollo è rimasto super juicy. pollo. Mamma mia, è rimasto succosissimo. Col vapore della lasagna che si crea tra gli strati si è ancora ammorbidito di più in realtà. Ci vorrà un mese per finire una fetta, ma Sapete cosa c'è? Salutiamo e mangiamo? sai cosa? Scarsini secondo me. E anche oggi. Scarsini. Anche oggi brothers. scarsini, ragazzi. Vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa puntata di Moccio The Barbecue Hooligan. Noi ci vediamo prossimo alla episodio. prossima, se sopravviviamo. Magari no, eh. Penso di no. Ciao. Ciao ragazzi. Oh, Moccio.